Eccoci live, per chi ci stava aspettando fremendo per questa Battery Weekly, il nostro appuntamento settimanale con le informazioni dal mondo delle batterie. Oggi siamo io e Marco. Ciao Marco. Buondì, ciao Dani, buongiorno a tutti. Ma Alan? Alan è ancora in ferie, lui se la gode. La vita, Lui Alan. se la Bravo. gode. Guarda che se non ci parli dopo ti interroghiamo, Ti interroghiamo. Esatto, no, ma da lunedì prossimo sarà operativo, tornerà operativo anche lui. Sì. Bene, ragazzi. Allora, siccome oggi abbiamo un bel po' di notizie e poi, come ve l'abbiamo annunciato sui vari social, abbiamo anche un ospite, io direi che possiamo partire con la nostra sigla. Eccoci per una settimana di Battery Weekly, appuntamento settimanale nel quale facciamo il punto della situazione sulle batterie, leggiamo un po' di notizie e adesso da un po' di tempo a questa parte abbiamo anche degli ospiti interessantissimi come oggi, vero Marco? Sì, esattamente. Oggi abbiamo una delle poche aziende effettivamente che si sta occupando di riciclo, perciò spoileriamo già questa cosa, ma poi entriamo meglio in dettaglio, soprattutto italiana. Esatto, quindi se volete sapere chi è, sentire un pochettino la chiacchierata che faremo insieme a lui, seguite le notizie che adesso andremo a dare, perché magari saranno anche uno spunto per una chiacchierata, proprio per aggiungere qualcosina a quello che ci diremo insieme al nostro ospite. Ma partiamo veramente alla grande con le prime notizie della nostra Battery Weekly. Esatto, sì, diciamo che partiamo molto soft, parliamo con notizie facili. Abbiamo parlato tanto nella scorsa puntata dei due, diciamo, produttori, dei due colossi di produzione di batterie, soprattutto cinesi, non solo, ma soprattutto cinesi, cioè KTL e BYD. KTL, che abbiamo detto, insomma, detiene ormai il 46% del mercato cinese della produzione di celle al litio, BYD è il secondo 18%, cioè comunque anche se c'è un bel distacco tra i due, sono i player più importanti e sembrano proprio questi i player con cui Apple sta dialogando, sta creando accordi per la famosa Apple Car, che chi lo sa se poi vedrà la luce o no, o se rimane solo qualcosa dietro le quinte, però insomma ci tenevamo a dirlo perché di BYD insomma se ne sente parlare parecchio, giusto Dani? È vero, è un naming, Build Your Dreams, è un'azienda enorme, fa tanto, fa veicoli, ma fa anche, se non ricordo male, forse fa anche lavatrici. È una di quelle aziende che fa un po' di tutto, sì. E nell'elettronica di consumo fa veramente tanto, e poi è il colosso delle batterie. Quindi, siccome è un punto di riferimento, è importante che quando c'è una notizia noi vi facciamo un po' un focus, perché gli accordi strategici sono accordi geopolitici sul fronte delle batterie, quindi è importante un pochettino ricordarcelo, perché questa è la base di tutto. Quindi scoop sull'Apple Car. Ma passiamo a un altro articolo di Inside Divis, giusto Marco? Esatto, sì, qui andiamo a guardare un po' di cosa si parla sulle materie prime invece. Abbiamo un articolo di, non so se si pronunci PVC, comunque è una multinazionale, diciamo, che si occupa di consulenza, direzione strategica aziendale, revisione bilancio, insomma un'azienda veramente molto grande, che ha fatto una mini analisi, insomma, di quello che può essere il mercato dell'estrazione delle materie prime. Perché fino a qualche anno fa erano investimenti, diciamo, di lungo periodo, perciò si facevano degli investimenti importanti e con un arco temporale decisamente importante. Ad oggi invece, essendo il mondo delle batterie in veloce evoluzione, quello di cui si parla in questo articolo è che ci saranno investimenti diversi rispetto al passato, perciò di breve periodo, con anche impianti un po' più piccoli, qua adesso cita piccolo e agile, proprio per andare a rispondere ai bisogni di questo mondo. Sappiamo, possiamo anche solo citare l'esempio del cobalto, no? Il cobalto è uno degli elementi più importanti all'interno delle batterie, soprattutto per il mondo automotive, però sappiamo che questo mondo sta cercando di abbandonarlo, giusto, esatto. Dani?
Esatto, il mondo delle batterie cerca di abbandonare il cobalto per quei difetti, diciamo che la natura, ovviamente anche estrattiva, che lo riguarda, e quella del cobalto, Marco, ce la teniamo proprio in Anche canna per per dopo. l'ospite, esatto, perché visto che è un tema che avete tutti a cuore, ne andremo a parlare. Però è vero, l'industria automobilistica sul fronte delle batterie e anche sui grandi accumuli sta abbandonando il cobalto in ragione di altre tecnologie che potete trovare nella nostra rubrica, perché se andate a vedere sul sito di Flash Battery ci sono tutte le puntate, sotto c'è un piccolo riassunto della puntata e se trovate degli argomenti interessanti per voi andate a rivedervi la puntata, è anche sottotitolata in inglese. Io vi consiglio di cliccare il link, salvarvelo nei preferiti e usarlo quando trovate qualcuno che vuole avere un po' di informazioni oppure parla un po' a sproposito. Ecco, qui abbiamo tra i massimi esperti di batterie, quindi ci sono delle news interessanti che vediamo insieme tutte le settimane. Rimanendo in argomento, chiuderei solo riguardo al cobalto, un'informazione che ci sono già costruttori che stanno producendo batterie per il mondo automotive, come praticamente Svolt, che è comunque un'azienda cinese, ma sta costruendo anche una Gigafactory in Europa, che ha già annunciato e prodotto le prime batterie. Loro non ne chiamano più NMC, perciò hanno tolto la C del cobalto, l'hanno messo l'X perché sono già senza cobalto. Ecco, questo era giusto per chiudere l'argomento. Perciò questi grandi investimenti che si stanno facendo sul mondo delle estrazioni, che ad oggi diciamo l'estrazione per gli accumulatori è solo una piccola parte, perché si parla di un 3%, che nei prossimi anni invece possa diventare veramente importante per queste aziende di estrazione. Insomma, questi materiali sono veramente fondamentali. Assolutamente, sono fondamentali e ovviamente vanno sempre tenuti d'occhio anche proprio in ottica geopolitica, ci fosse qualcuno di voi interessato. Rimaniamo in argomento, perciò, visto che è così importante, c'è qualcuno che ci sta mettendo dei chip importanti. Esatto, qui le batterie richieste, le batterie digerite per costruire queste auto sono tante. Sapete che il taglio minimo attuale di Tesla è di 50 kWh, però di tecnologie poi varie, perché non parliamo solo di Model S e Model X, parliamo anche di Model 3 e non solo della produzione californiana. Ecco, quindi chi ha bisogno di tante batterie che cosa fa? Investe. Giusto, qui un altro articolo di Inside EVs di Riccardo Ciriaco, di cosa ci parla? Qui intanto ci fa presente, cioè anche allo stato attuale le materie prime che utilizza prettamente Tesla provengono proprio dall'Australia. Molti pensano che vengano molte dalla Cina, ma in realtà in questo caso vengono molte dall'Australia, e sta proprio continuando ad investire. Qua parla di $1 miliardo all'anno, $1 miliardo all'anno per i prossimi anni, proprio per aumentare e lavorare sull'estrazione di questi minerali, di cui insomma, più si scala ovviamente con i numeri di produzione, più c'è bisogno anche di materie prime. Questo è quello che un po' viene detto, non c'è niente di particolare. Non so, Dani, se vuoi aggiungere qualcosa. Volevo aggiungere qualcosa di interessante, è che all'interno proprio di questa grande azienda Tesla, uno dei fondatori di Tesla, Marco, è uscito dall'azienda e ha fondato la sua azienda di riciclo, di riutilizzo delle materie prime e delle batterie, quindi ci ha visto un pochino lungo, no? Si è portato un pochino avanti e quindi anche lui si rifà a quello che sarà oggi il nostro ospite. Dunque la filiera si chiude molto bene nel campo automotive. Noi lo ricordiamo sempre con attenzione. Il campo automotive è al pari del campo energetico nella corsa all'auto elettrica, quindi si sono un po' stravolte le carte in tavola rispetto a quella che era una filiera molto complessa prima dell'energia liquida, no? Quindi del petrolio e del famoso periodo che io chiamo sempre petrolitico. Ecco, nel periodo invece elettrolitico siamo ad una fase in cui le cooperazioni, le vicinanze tra le aziende energetiche e le aziende che producono auto elettriche sono fenomenali, importanti, e poi giocano un ruolo decisivo anche a livello internazionale. Quindi teniamole sempre d'occhio, teniamo d'occhio soprattutto i grandi dirigenti che escono da grandi aziende come Tesla e via dicendo, che cosa vanno a fare dopo, perché se ci hanno visto lungo è anche un settore da tenere sott'occhio. Esattamente. Che dire, potremmo quasi quasi passare alla news successiva, in cui che questa sarebbe stata perfetta, diciamo, per
Era una news per Alan, esatto, ci voleva Alan, però visto che lui rimane, diciamo... Alan poi è impassibile, perché magari io gli metto lì e dico dai, questa è una stupidata. Alan sempre no, però potrebbe, giustamente. Qui di cosa parliamo? Nuova frontiera. Qui parliamo, esatto, di elettrolite gasoso, che l'abbiamo visto veramente molto velocemente, qualche puntata fa l'abbiamo accennata quasi nel cazzettario, però insomma, visto che è stato un articolo che è stato riproposto da diversi, anche per esempio da Inside Divis, abbiamo pensato di fare un piccolo focus. In realtà cosa vuol dire? Diciamo che è vero un elettrolita che è gasoso, ma questa batteria è pensata per essere utilizzata con temperature molto basse, per andare a rispondere a problemi di ambienti particolari, come può essere quello diciamo dello spazio o degli abissi, dove abbiamo temperature molto basse, e sappiamo che le batterie attuali non lavorano bene, perciò bisogna riscaldarle per tenerle in funzione e a regime, perciò si consuma parte dell'energia per i sistemi di riscaldamento delle batterie. Perciò questa è la particolarità, è che avendo un elettrolite gasoso a basse temperature diventa liquido e pertanto riesce a funzionare molto bene, anche se questa batteria, diciamo, rimane al di sotto dei 40 gradi, qua appunto cita, no, non è questo, comunque sì, eccola qua. Dopo aver utilizzata, lasciata a meno 40 gradi, diciamo che la batteria non ne soffre e può riprendere a lavorare correttamente e molto bene. Ovviamente, essendo positiva, avendo delle caratteristiche ottime a bassa temperatura, il problema diventa a temperature più alte, che essendo in forma, cioè ritornando in forma gasosa, può dare dei grossi problemi di sicurezza proprio, ok? E per fare questo bisognerebbe tenere pressurizzato, cioè fare delle celle ad alta pressione che mantengano, diciamo, l'elettrolita in forma liquida, però insomma ci sono tanti altri problemi da gestire. Sì, esatto. È complesso. Magari poi un giorno parleremo delle batterie a litio aerospaziali, no? Informandoci un pochettino su quella che è la tecnologia. Lì dove Marco giustamente ha sottolineato casi estremi, abissi, spazio, temperature estremamente calde o estremamente fredde, quello aerospaziale, come sempre, è stato il campo dove si può sperimentare all'estremo e dunque si può arrivare a risultati interessanti. Sappiate che sulla stazione orbitante internazionale le batterie, che sono batterie a litio e sono esterne alla stazione stessa, ogni tanto vengono cambiate. L'ultimo cambio, se non sbaglio, risale a circa un paio di mesi fa. Una passeggiata spaziale ha portato all'aggiornamento delle batterie del sistema, e sarà interessante andare a vedere. Poi lavorano sempre in cooperazione con altri sistemi, giusto Marco? Se non ricordo male è stato proprio fatto un cambio passando al litio, perché se non sbaglio la precedente generazione non era ancora al litio, ovvio, perché comunque bisogna essere veramente certi di quello che si manda lassù, Esatto. perché i problemi di sicurezza si complicano un po', diciamo, nello spazio, e credo che sia stata proprio una delle prime batterie utilizzate per la stazione orbitante di medie e grandi dimensioni, intendo, e non di piccole dimensioni. Sì, sì. E questo è appunto, cioè non so, sinceramente non so se ha una potenzialità o se rimanga nel cazzettario, però insomma ci sono da risolvere ancora tanti problemi, ecco, per prima di poter utilizzare. Faccio solo una parentesi, che non è che le batterie attuali non si possono usare al freddo, attenzione. Il problema è sempre lasciare per lunghi periodi, quando la batteria non viene usata, a temperature veramente molto rigide, e allora lì si possono avere dei problemi. Però noi abbiamo applicazioni di macchine industriali che lavorano in celle frigo a meno 30 gradi costanti, ad esempio, e lì c'è una batteria che dentro, al suo interno, c'è un coibentante, c'è un sistema riscaldante che la mantiene in temperatura durante tutto il suo utilizzo, durante la sua ricarica, e perciò può lavorare bene anche chimiche, insomma, di cui parliamo di solito, perciò da litio ferrofosfato, l'NMC o altre tipologie, insomma. Qui invece si parla di applicazioni dove magari devono rimanere inutilizzate per tanto tempo, allora non si può usare l'energia delle batterie stesse per tenerle calde, perché comunque si scaricherebbe, e nascono, insomma, qualche problema in più, ecco.
Diciamo che la temperatura ideale è sempre quella un po' elettronica, no? Punto di riferimento dei 25 gradi, Marco? Beh, diciamo che sì, si utilizza questo termine room temperature, diciamo in molti datasheet delle batterie, nelle specifiche sono citate diciamo, le performance di vita proprio a 25 gradi, che è diciamo, uno tra i valori ottimali insomma, per le batterie. Diciamo che dai 15 ai 35 è dove possono dare il loro meglio. Poi, come abbiamo già visto anche Dani in altri esempi che abbiamo fatto, quando si richiedono performance estreme si tende ad alzare ancora di più la temperatura delle batterie anche fino a 50 gradi, però si sa che lì un po' di vita la si lascia per strada. Però se uno vuole delle super efficienze per abbassare la resistenza interna della batteria, bisogna portarla un po' più su in temperatura. Bravo, Bene. ricordate una cosa importante proprio per abbassare la resistenza interna. Ad esempio la Tesla preriscalda le batterie per charger, e quindi questo serve poi a caricare più velocemente, ma questo a condizione, o meglio, allo scopo in piccolo di accorciarne un pochino la vita. Esattamente. Bene. Io passiamo, perché siamo un po' tirati, poi se vogliamo introdurre l'ospite, facciamo solo uno sguardo alla roadmap europea. Non so Dani se puoi metterci le slide. Esattamente, perciò cosa ha fatto diciamo, l'Europa, perché si sta andando verso una conversione, un'elettrificazione di tutti i mezzi e macchine, perciò si vuole essere sicuri che si vada in una direzione di sostenibilità. Esatto. Perciò per fare questo è stata fatta una proposta di un nuovo regolamento europeo, proposta perché è uscita diciamo l'anno scorso, hanno raccolto dall'Europa dei feedback da tutti i produttori, da tutti quelli che lavorano sulle batterie, e da inizio 2022 sarà ufficializzato questo regolamento, che ripeto possono esserci ancora delle piccole modifiche, su tutta, diciamo che guardano tutta la filiera della batteria, cioè dall'etichettatura, perciò mettere anche cose semplici, che dopo anche il nostro ospite ci indicherà quanto è importante sapere cosa c'è dentro una batteria, perciò se arriva a un centro di smaltimento una batteria che non si sa da cosa è formata, tutto si complica. Perciò partiamo dalle cose semplici: cosa c'è dentro alla batteria, fino ad arrivare alla Carbon Footprint Declaration, perciò capire qual è stata l'emissione che si è portata dietro, l'emissione di CO2 di questa batteria, ma non solo diciamo da quando viene utilizzata, ma dall'estrazione delle materie prime. Perciò capite che c'è un lavoro grosso di filiera per andare a capire proprio magari dall'altra parte del mondo come sono state estratte materie prime, come è stata creata la cella, il pacco batterie e poi immesso sulla macchina. Tutto questo percorso importante, scusami, al 25 vedete l'Electronic Information Exchange System Setup, cioè un sistema di scambio delle informazioni. Sì, ci sono tanti aspetti, anche questo è fondamentale. Magari possiamo spiegare meglio cosa vuol dire questo passaggio di informazioni, perché ad oggi ogni casa automobilistica ha il suo modo per dialogare con la macchina. Cioè, se uno compra un'auto elettrica non sa bene come è stato utilizzato il pacco batterie, qual è lo stato di vita, perciò lo compra un po' alla cieca, mentre questo piano fa sì di avere degli standard, come accade ad oggi con le macchine endotermiche. Un meccanico può collegarsi a qualsiasi vettura e vedere quanti errori ci sono, come è stato usato il veicolo, insomma, può avere delle informazioni aggiuntive. Stessa cosa dovrà essere fatta anche con le batterie, no? Proprio per tracciare e capire quale può essere la vita. Insomma, tutti questi step fino ad arrivare al 2030, in cui è un anno in cui ci sarà un minimo di materie prime, cioè utilizzate per produrre nuove celle derivanti dal riciclo di celle passate. Ed è qui che effettivamente abbiamo, secondo me, l'intro perfetto per il nostro ospite. Che ne pensi, Marco? Assolutamente sì, direi che è giunto il momento. Assolutamente. Diamo il benvenuto all'ingegnere Angelo Forestan. Angelo. Grazie a Daniele e a Marco, veramente molto interessante, anche complimenti a tutti voi che lavorate su questo settore. Ho visto anche le aziende di Marco, eccetera, sono rimasto veramente sorpreso per la capacità e anche per lo sviluppo, eccetera.
Mi presento, io lavoro da circa del 2008 nel settore del recupero dei metalli, dalle batterie agli ioni litio e dalle batterie nickel metal essenzialmente, no? Con un'attività. L'attività è autorizzata dopo valutazione di impatto ambientale. Dopo 2 anni di ricerca e sviluppo, vi racconto in breve, con l'Università di Roma, il professor Bruno Scrosati, che è poi un'autorità in questo settore, poi anche l'Università di Padova, abbiamo messo a punto i processi per quanto riguarda l'estrazione, chiamiamola così, dei metalli dalle batterie. Da prima nel 2000, dopo 4 anni in pratica, ho cominciato nel 2012, ho cominciato con le nickel metal perché erano le più comuni, telefonini, auto, eccetera. E lì, come si diceva prima, no, estraggo in questo momento l'ossido di nickel, praticamente una polvere ossido di nickel, e estraggo scusate, il nickel e il ferro. Mentre il nickel e il ferro viene utilizzato in acciaieria, l'ossido di nickel viene utilizzato invece per produrre pigmenti inorganici. E quindi il mercato è diciamo molto stabile in questo caso. Probabilmente in futuro i nickel metal si esauriranno perché solo in alcuni casi sono utilizzate, ma comunque in questo momento il mercato c'è, esiste, e quindi sto operando in questo settore. Nel 2017, ecco, qui aggiungo anche una cosa molto importante, nel 2016 avevo anche studiato la questione, poiché recupero il 62% di nickel contenuto in nickel metalidruro, una parte, circa il 10% massimo, è somma fra il lantanio e il cerio. E avevo anche studiato e anche fatto l'impianto per ricavare a terre rare lantanio e cerio. In realtà, mentre il lantanio e il cerio aveva nel 17 e nel 16 aveva costi sostenuti, cioè aveva prezzi sostenuti, improvvisamente poi i prezzi in un giro di un anno sono crollati, fate conto, da 30 euro il chilo a 7-8 euro il chilo, per cui ho dovuto tralasciare questo tipo di recupero, di separazione di queste terre rare dall'ossido di nickel, dal nickel. Comunque in ogni caso il prodotto viene venduto ottenuto da quel materiale catodico. Poi nel 2017-16 ho iniziato invece il recupero delle batterie agli ioni litio, adesso l'impianto è in funzione e essenzialmente recupero l'LCO, cioè le batterie litio cobalto ossido, le NCM e le NCA, mentre invece le LMO e le LFP e le T non sono in questo momento oggetto di recupero presso il mio impianto, presso questa sede. Attualmente le quantità sono circa 10 tonnellate al mese, penso di triplicarlo entro il prossimo anno, quest'anno, e quindi il prodotto che ottengo è una polvere, la polvere cosiddetta catodica, che contiene anche della grafite. Poi la parte invece rame, alluminio e ferro del contenitore esterno vengono invece separati e prendono la strada del recupero del rame e dell'alluminio. Fondamentalmente si arriva al 75% di questo recupero. Proprio oggi in un lotto ho ricavato il 46% di polvere catodica, è stato un ottimo risultato, anche se, come dicevo prima, il grosso problema sta nella identificazione delle celle cilindriche specialmente, in quanto non sono identificate. Mi aspettavo un rapporto di cobalto, nickel, manganese 1-1-1, ho trovato 1-2-1, e quindi è difficile programmare nei lotti la composizione chimica del prodotto finale, quindi che deriva poi da una miscelazione complessiva di provenienze diverse, e quindi dicevo prima, la prima cosa da fare è quella di identificare ogni singola cella cilindrica, pus, eccetera, eccetera, dovrebbe essere identificata nel chemismo che contiene, altrimenti in questo caso viene svalutato quello che è il valore della polvere che si ottiene. Poi l'altro aspetto che adesso sto verificando proprio in questi giorni, mi arriverà un nuovo macchinario, sto verificando l'opportunità anche di concentrare queste polveri catodiche, fare in modo di incrementare il contenuto di cobalto, nickel, alluminio o manganese e ridurre la quantità di grafite, cioè ottenere grafite per una certa direzione, mentre il metallo, cioè polvere catodica, più concentrata.
E questo è l'obiettivo di quest'anno dal punto di vista della messa a punto del progetto. Il macchinario mi arriverà proprio mercoledì per arrivare a questo risultato. Un altro sviluppo che sto facendo è quello di esaminare, o già esaminate per il resto, c'è già anche uno studio fatto con l'Università di Roma, per produrre nuovo materiale catodico dalle batterie, cioè concentrarmi sull'LFP. L'LFP probabilmente si incrementerà in termini quantitativi per il proprio costo, facilità, eccetera. E quindi sto vedendo, ho già ottenuto campioni di polvere catodica da batterie a fine vita. È chiaro che in laboratorio si possono ottenere queste cose, ma passare dal laboratorio all'impianto evidentemente sono necessari studi e anche dei macchinari, investimenti che probabilmente nel prossimo anno saranno messi in piedi. Quindi l'obiettivo è di arrivare nel 2022-2023 a produrre materiale catodico utilizzato per produrre nuove batterie, cioè la raffinazione, spingere la raffinazione in modo tale da ottenere batterie, polveri per batterie, catodiche per batterie, nuove batterie. In questo momento le polveri che ottengo sono, ripeto, utilizzate come polveri inorganiche utilizzate in altri scopi, cioè per pigmenti inorganici che troviamo dappertutto, e naturalmente sostituiscono comunque in ogni caso il cobalto, il nickel per questi usi, perché oltre alle batterie con il cobalto si produce anche acciaio, è necessario, si producono anche pigmenti. Naturalmente io ricavo il cobalto e il nickel da queste batterie e li sto veicolando nell'utilizzo di questi, sostituendo naturalmente materiale vergine oppure la miniera, comunque in ogni caso. Ma l'obiettivo nei prossimi 2 anni per me è quello di arrivare a ottenere materiale catodico, quello che ci sarà naturalmente, per produrre nuove batterie attraverso la raffinazione, naturalmente per via essenzialmente meccanica, termica e chimica, per produrre nuovo materiale catodico per produrre nuove batterie. Questo è l'obiettivo nei prossimi 2023-2024 per la mia azienda, che è piccolissima comunque, ma comunque... Beh, intanto direi Angelo che è una bellissima realtà e soprattutto essere partiti comunque in quegli anni per fare il recupero delle batterie non è stato, hai visto molto avanti, ecco, quando si parla di riciclo, ma chi lo fa, ma chi non lo fa, ad oggi non lo fa ancora nessuno, in realtà abbiamo una bella azienda, diciamo, che in Italia sta facendo proprio questa gestione e questo smaltimento. Per fare un esempio, prima parlavi di pigmenti che vengono usati come per esempio per fare nelle aziende ceramiche, giusto? Per fare esatto, sì. Esatto, vengono usati nell'industria ceramica per smalti. Noi vediamo il blu, per esempio, il blu cobalto o il grigio quando calpestiamo una superficie ceramica del pavimento, pensiamo che lì ci possa essere anche materiale catodico ottenuto dalle batterie, dal recupero delle batterie, dalla polvere delle batterie che vengono utilizzate, ma anche la stessa. Voi sapete, nelle vernici si usano i pigmenti inorganici per proteggere dai raggi UV, chiaramente anche lì sono inseriti per questo scopo e quindi anche in questo caso il materiale che io metto in commercio è utilizzato anche per questo scopo. Ecco, questo poi può andare in raffineria, perché l'altro scopo è quello di andare in raffineria, cioè si ottiene ancora cobalto 99,9, nickel 99,9, quindi ritornano in ciclo comunque. Vi informo che dalla batteria degli oli di litio cobalto o altre che produco qui non esce un grammo di cobalto dalle batterie stesse, cioè tutto ciò che è contenuto all'interno della batteria viene utilizzato e viene venduto per lo scopo che vi ho già elencato, per gli scopi che vi ho elencati. Quindi è il riciclo totale di questi metalli, sia per il loro valore, ma anche perché poi sono metalli abbastanza complicati dal punto di vista della gestione, perché sono tossici, eccetera, insomma, stiamo maneggiando delle polveri e quindi chiaramente questi ritornano in ciclo e quindi non vengono dispersi, non vengono posti in discarica, altre cose e così via. Insomma, questo è fondamentale per me. Quello che poi dici sempre, Dani, cioè è fondamentale. C'è un valore, non va sprecato.
C'è un grande valore nelle batterie e l'ingegner Forestan con la sua ricerca, ma anche quando lo ascoltai anni fa e ci confrontammo in un bel evento di Confartigianato proprio a Vicenza, lui insisteva proprio sulla ricetta delle batterie. Io l'ho presa da lui, poi questo continuare a dire attenzione, la ricetta, il chimismo, l'importanza di questo chimismo, e spesso con Marco abbiamo ripetuto quanto nell'industria auto le batterie siano di ottima qualità, e Angelo ce lo potrà confermare, e quanto invece spesso nell'elettronica di consumo diventa difficile individuare queste batterie di alta qualità. Non c'è una vera e propria etichetta, Angelo, che come fosse un alimento composto da diversi ingredienti, non c'è oggi, giusto? Non c'è assolutamente, cioè, quando a me arrivano per esempio big bag di batterie di vario tipo provenienti dai centri di raccolta, dai centri RAI, altre società, io non so assolutamente nulla se non attraverso l'esperienza, perché mentre conosco bene il chimismo quando avviene da un'azienda che produce, che compra, acquista quindi celle e quindi poi le assembla, e quindi conosce molto bene ciò che usa, schede di sicurezza eccetera, ciò che viene da raccolta, faccio un'ipotesi, monopattini, tanto per intenderci, no? Che arrivano questi pacchi da 2 kg, 3 kg, 5 biciclette, bike, io non so assolutamente nulla, per cui nel momento in cui poi vado a recuperare, cioè vado a produrre polvere catodica, risulta un miscelone di vari metalli mescolati, naturalmente, formati da cobalto, nickel, manganese, alluminio, altri e litio, naturalmente, però questi sono miscelone per cui il loro valore scende moltissimo, anche perché le società che poi devono anche lisciviare questo materiale, questa polvere, naturalmente hanno una resa molto scarsa in termini di qualità del prodotto finito, e quindi mentre se invece il lotto in arrivo è conosciuto, chiaramente la valutazione dello stesso rifiuto, perché è un rifiuto, insomma, no, è molto diversa. Ecco, in questo caso purtroppo è limitato anche il concetto del riuso, perché proprio non si può produrre materiale catodico da un miscelone di batterie di cui non si conosce la composizione chimica. Cioè è inutile parlare di riuso o di produrre nuovo materiale catodico se non si sa cosa è contenuto nel lotto delle batterie che sta lavorando. E questo è un concetto che se non si risolve non potremo mai nulla. Questo è lo stesso vale anche per chi fa riutilizza le batterie per altri scopi, cioè per produrre energia elettrica e altre cose, cioè di seconda mano per il riuso. Se non si conosce quello che sono le caratteristiche della batteria stessa e il chimismo stesso, non vedo come si possa valorizzare questo tipo di materiale. Sarebbe utile subito questo tipo di operazione. Ma diciamo che guardando la mappa, comunque il fatto di avere un QR code con molte più informazioni è già nel primo stint. Infatti, se vai un po' più a sinistra, Dani, possiamo vedere proprio che c'è questo QR code in cui dovrebbero esserci più informazioni sui componenti della batteria. Questo lo si spera, poi bisogna andare a vedere bene in dettaglio. 2021 a quanto pare. Sì, diciamo che l'entrata in vigore, diciamo, è stata un po' spostata, doveva entrare in vigore a metà di quest'anno, è stata spostata all'inizio del 22, questa era proprio diciamo la prima roadmap che è uscita, però insomma lì siamo, cioè si è capito che già fin dall'inizio uno dei punti fondamentali è questo. Poi ovvio che questo, essendo un regolamento europeo, tutti diciamo i prodotti che escono dall'Europa avranno questo regolamento e ci saranno tutte le informazioni. Se uno importa monopattini o comunque biciclette, componenti finiti, diciamo, da altri paesi fuori dall'Unione Europea, bisogna vedere come saranno gestiti. Bisognerebbe mettere anche un vincolo nell'import che abbiano, diciamo, questi requisiti, perché sennò siamo da capo. Io per esempio sono convocato a settembre per preparare, diciamo, un paper, una relazione proprio su questo punto, perché producendo io un prodotto finito, avendo l'interesse oppure l'obiettivo di produrre nuovo materiale catodico, evidentemente questo è un grossissimo limite, il fatto che non sia identificato ciò che si sta consumando. Fermo restando che c'è tutto il passato poi, perché a
cominciare dai telefonini per finire monopattini, bike, eccetera, e auto vendute, chiaramente c'è un pregresso che sì, non potremo identificare come sarà identificato le batterie prodotte nel prossimo anno, se saranno identificate, quindi le troveremo nel 2027, diciamo, no? Quindi questo è il problema che avremo in questi 2 o 3 o 4 anni. L'importante è individuare il chimismo immediatamente di ogni tipo di batteria, fondamentale questo, ai fini di produrre il nuovo materiale catodico, produrre batterie, perché altrimenti non riusciremo mai a fare questo. Bene. Molto, molto interessante, Angelo, come sempre chiarissimo e molto determinato anche dal punto di vista imprenditoriale in quelle che devono essere un po' le linee guida, e fa veramente piacere sapere che ci sono aziende italiane, ricercatori e ingegneri che lavorano a questo, perché tutti si chiedono, tutti hanno tante domande sul mondo delle batterie di cui siamo circondati, solo io in questo momento ne ho tantissima, quindi abbiamo separato questi due mondi, quello delle batterie di consumo, ragazzi, monopattini prodotti a milioni, quindi veramente stiamo parlando di una volontà, come diceva Angelo, di raggiungere più velocemente questa etichettatura, questa qualità e questa certezza di quello che si trova, perché poi se no si mettono anche in difficoltà le aziende che si occupano del riciclo. Questo è fondamentale. Sì. Certo. Sì, completamente, insomma, concorde, e insomma è anche bello vedere qualcuno, insomma, che può confermare quello che spesso diciamo, cioè che si riesce veramente a recuperare quasi tutto della batteria, che la batteria ha un valore, mentre insomma tutte le volte che apriamo un giornale, cioè, insomma, si mettono sempre in dubbio questi aspetti, che in realtà insomma è fondamentale avere persone appunto come Angelo che ci possono dire, insomma, un po', ci possono confermare che c'è del buono e si può riutilizzare. Ecco, aggiungo una cosa, per esempio, sulle MNO, che sono batterie abbastanza usate nell'automotive, no? È molto interessante perché il prodotto che si ottiene, la polvere catodica, produce un grigio eccezionale che, diciamo, è molto ricercato. Quindi il mio problema è che io ho delle linee di produzione e non posso mescolare l'LMO con l'LFP o con l'LCO. E quindi c'è anche un problema non solo di identificazione, ma anche di separazione di ogni singolo lotto, di ogni singola partita di batterie, sia auto sia altro tipo, che comunque in ogni caso, se sono identificate come LCO oppure LMO, eccetera, comunque sono valorizzate anche ai fini poi dei costi di smaltimento, perché alla fine cioè, se si riesce a ricavare un buon materiale, si riduce anche il costo dello smaltimento, quindi l'onere per colui il quale usa l'auto elettrica, no? Quindi complessivamente, perché questa è la realtà. Non viene gettato via nulla, viene tutto riutilizzato e costa poco. Costa quello che si riesce a ricavare da questo prodotto finito. Ottimo. Bene, molto interessante. Siamo andati un po' lunghi, Marco, ma perché l'argomento è interessante e Angelo l'ha esposto molto bene. Abbiamo avuto dei bei riscontri, anche Marco che ci ricorda, guarda che in realtà che ci sono a 2 passi da casa mia, e fai i complimenti ad Angelo. Ci sono delle realtà eccezionali, ci sono degli interessi e un movimento dietro alle batterie e ai veicoli elettrici in Italia molto importante. Noi nel nostro piccolo tutti i lunedì trattiamo questo argomento specifico, che è quello delle batterie. Angelo, ci farebbe piacere magari qualche altra volta avere qualche tuo spunto, o la tua presenza sarebbe spettacolare per noi, molto interessante per chi ci segue. Io ricordo sempre che le nostre puntate le trovate tutte sul sito Flash Battery, sono anche sottotitolate in inglese e vogliono essere anche un punto di riferimento per chi vuole capirne un pochino di più. Ne abbiamo fatte già tante, sono tutte belle categorizzate, quindi trovate anche l'argomento, andatele a vedere sul sito di Flash Battery. Ci vediamo tutti i lunedì alle ore 18 con la nostra Battery Weekly. Marco? Grazie mille, Angelo. Grazie Marco, grazie Daniele. Grazie a tutti. Troveremo ancora. Sicuramente. Allora lanciamo la nostra sigla e buona serata a tutti. Ciao. Buona serata. Ciao. Into